Ciao a tutti e bentrovati sul pod. Oggi abbiamo una puntata un po' speciale perché non parleremo dei parchi Disney ma dei loro vicini di casa e veri e propri competitors, almeno ad Orlando. Sto parlando degli Universal Studios e come avrete già capito dal titolo voglio parlarvi in particolare del terzo parco tematico e quarto parco in generale che è in costruzione poco distante dal già esistente Universal Orlando Resort. Non aggiungo altro, partiamo subito con la sigla e nel frattempo per favore approfittatene per cliccare like o abbonarvi al pod e poi si parte davvero. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street, USA. Allora, passo indietro d'obbligo. Come probabilmente già molti di voi sapranno, quando si parla di competizione tra parchi a tema, non si può non pensare all'area di Orlando in Florida e alla relazione molto complicata tra il Walt Disney World Resort, che ha 4 parchi tematici, 2 acquatici, 100 milioni di resort e così via, e Universal Orlando Resort, con 2 parchi a tema ed 1 acquatico. Seppure in passato ci sono state ciclicamente diverse discussioni sul fatto che Disney potrebbe o non potrebbe considerare un Fifth Gate, ovvero un quinto parco, pare in realtà che le possibilità siano davvero basse perché Disney ha già praticamente occupato tutta l'area a sua disposizione ad Orlando e come sapete la bolla Disney insomma è un pezzo di terra ben delimitato con, come diciamo sempre, il suo proprio governo personale e così via. Aree per un nuovo parco a tema, se non di dimensioni davvero trascurabili, non c'è proprio spazio. Cose che vedremo negli anni prossimi, probabilmente alcune espansioni in alcuni parchi, aree dei parchi che sono sottoutilizzati. Noi parliamo sempre delle aree di Animal Kingdom che sono già pronte praticamente per ospitare nuove land, ma in termini di nuovi parchi Disney purtroppo non ha molte possibilità. E Universal? Nell'agosto del 2019 è arrivato in realtà un annuncio shock, un terzo parco e inizio dei lavori a tempo record. Poi, come tutti sappiamo, è arrivata la pandemia che ha scombussolato un sacco di piani, c'era perplessità sul fatto che questo nuovo parco targato Universal potesse effettivamente essere costruito, ma nel gennaio del 2022 è arrivata la conferma ufficiale. Epic Universe, il terzo parco Universal, si farà e l'apertura è ora fissata per l'estate del 2025. In pratica Universal costruirà un intero parco nello stesso tempo impiegato a Disney per finire Tron. Vabbè, andiamo avanti, scherzo, fine polemica, andiamo avanti. Torniamo ad Orlando. Nell'ecosistema dei parchi di Orlando, Epic Universe sarà il primo parco ad aprire in 26 anni, ovvero da quel 1999 in cui fu inaugurato Islands of Adventure, il secondo parco Universal, solamente 11 mesi dopo l'apertura dell'ultimo parco Disney, ovvero Animal Kingdom. Chiaramente molti vedono l'apertura di Epic Universe come la più grande occasione per Universal di raggiungere e magari anche superare la supremazia di Disney nel panorama dei parchi della Florida. E dal modo in cui il parco è stato annunciato fino ad ora pare proprio che vedremo non solo una grande rivoluzione, sicuramente per quanto riguarda il modo in cui Universal costruisce e gestisce i propri parchi, ma a loro dire anche una vera e propria rivoluzione per tutta l'industria dell'intrattenimento. Universal ci ha già sorpreso in passato con le land dedicate a Harry Potter che hanno raggiunto un livello di immersione che solo Disney aveva potuto raggiungere fino a quel momento. Dunque, capita la formula, vedremo se Universal sarà in grado di metterla al lavoro su più larga scala. Una cosa è certa, l'area designata per questo nuovo parco è gigantesca. Stiamo parlando di 750 acri. Per darvi un'idea, Epcot è 300 acri e Magic Kingdom è circa la metà di Epcot.
Per essere chiari però bisogna dirvi subito che non tutti i 750 acri saranno adibiti ad attrazioni, purtroppo direi, poiché quest'area includerà anche hotel, shopping e intrattenimento, creando praticamente una sorta di resort a sé stante rispetto agli Universal Orlando Resort. La ragione è semplice: questo nuovo parco e questa nuova area si trovano in realtà geograficamente un po' più separati rispetto all'originale Universal Orlando Resort. Ma la cosa interessante di Epic Universe, e anche il motivo per cui ho deciso di fare questo episodio, è che Universal, a differenza di Disney, che annuncia i suoi piani con molto anticipo, con queste mega conferenze come quelle che vedremo poi a settembre ad Anaheim, dicevo, Universal è di solito molto riservata su cosa porterà nei suoi parchi, e per Epic Universe non sta facendo differenza. Nonostante questo, però, tra rumors, indiscrezioni, foto aeree e tutto il resto, c'è già una bella lista di quello che molto probabilmente vedremo costruito ad Epic Universe. Chiaramente questa lista è creata da occhi attenti che hanno esaminato a lungo i rendering già pubblici e, come sappiamo, anche le richieste di permessi, che nello stato della Florida sono cose pubbliche, quindi guardando appunto i permessi che Universal sta chiedendo per la costruzione di varie aree del parco, gli esperti si sono fatti un'idea molto concreta su quello che arriverà. Dunque vale sicuramente la pena dare un'occhiata a quello che si sa al momento, e poi chissà, magari nel 2025 riascolteremo questa puntata del podcast e vedremo effettivamente cosa avevamo azzeccato e cosa no. Quindi entriamo nel parco virtuale e partiamo dalle cose facili. Una cosa che sappiamo per certo è che Super Nintendo World sarà costruito a Epic Universe. La land completamente dedicata a Super Mario ed amici, che è già stata inaugurata agli Universal Studios Japan ed è in costruzione in questo momento ad Hollywood, sarà sicuramente una delle aree del nuovo parco. A differenza delle altre land già costruite, la land di Orlando avrà un'attrazione ancora mai vista, ovvero un minecart roller coaster dedicato a Donkey Kong. Poi ospiterà Yoshi Adventure, che è la family attraction che abbiamo già visto a Tokyo, e l'attrazione con VR di Mario Kart, che ancora una volta è già presente anche a Tokyo. Insomma, Super Nintendo World sembra aver usato un po' la strategia Disney per Galaxy's Edge, ovvero progetta una volta, costruisci più volte, fatta chiaramente eccezione per questo nuovo Donkey Kong, che è un po' l'attrazione più attesa di questa land. La seconda land sarà dedicata ai Classic Monsters, ovvero Frankenstein, Dracula e compagnia bella, tutti i mostri di film della vecchia Hollywood che Universal usa tantissimo, specialmente per la tematizzazione del periodo di Halloween, per le Horror Nights e così via. Su questa land non ci sono ancora molti dettagli, si conosce praticamente solo questo tema generale che sarà appunto Classic Monsters. Dalle planimetrie di quest'area si intuisce che probabilmente ci sarà un'attrazione principale che dovrebbe essere ospitata nel maniero del dottor Frankenstein, e secondo rumors molto recenti dovrebbe trattarsi di una dark ride su braccio meccanico, praticamente una cosa simile a quella che si vede per Harry Potter Forbidden Journey agli Universal Hollywood, per esempio. Nella land ci sarà poi o un'attrazione minore, si parla di un family coaster, o un teatro dedicato agli show. Questa cosa non è ben chiara, si sa solo che c'è un altro capannone di medie dimensioni che è in costruzione in questo momento. L'area dovrebbe anche contenere 2 ristoranti quick service e diversi negozi. Sorpresa sorpresa, Epic Universe avrà un'area dedicata al franchise più famoso degli Universal, ovvero Harry Potter. Gli altri 2 parchi di Orlando hanno già Hogsmeade ed Hogwarts. Dunque, cosa si sono inventati per Epic Universe? Come tutti i franchise che si rispettino, lo sappiamo, la storia di Harry Potter è andata ad espandersi in differenti direzioni, e così anche nuove storie verranno onorate in questo nuovo parco. La nuova area si chiamerà Wizarding World
e dovrebbe contenere dei dettagli da Fantastic Beasts, dovrebbe essere ambientata in Europa, c'è chi dice Parigi, c'è chi dice Londra, c'è chi dice entrambe, e contenere un'attrazione dedicata al Ministero della Magia, che è appunto sia presente in Harry Potter che in Fantastic Beasts, e si parla di un certo ascensore, qualcosa del genere per questa attrazione. Insomma, mi ricorda qualcosa, ma non sono sicura. Comunque, quest'area del parco dovrebbe ospitare un altro teatro per gli spettacoli, ma questo è ancora tutto da definire. L'ultima area del parco, che pare sia la più grande, sarà dedicata invece a How to Train Your Dragon, o come ho scoperto 3 minuti fa, Dragon Trainer, come si chiama in italiano, non lo so, ho dovuto googolarla questa. Quest'area a quanto pare conterrà un'attrazione acquatica, un coaster e un grande teatro per gli show. Quest'area è purtroppo quella di cui si conosce un po' di meno, perché è quella che in termini di costruzione è ancora un po' indietro, ma per quanto riguarda il coaster di questa land dovrebbe trattarsi di un Family Launch Coaster che pare sia già stato costruito da Intamin e spedito dalla Germania verso la Florida, quindi il coaster dovrebbe già essere stato progettato, costruito e spedito. Rimane da parlare della parte centrale del parco, che sembra più una land a sé stante che è un vero e proprio hub in stile Magic Kingdom. Conterrà dunque quick service, ristoranti e addirittura attrazioni. L'attrazione più mormorata per questa parte del parco è un coaster con tematizzazione spaziale, anche questo mi suona familiare, che simulerà una competizione tra 2 vetture, quindi si tratta di un coaster con le tracks parallele tra loro. Da quello che si sa in questo momento, questo dovrebbe essere il coaster di punta del nuovo parco e la velocità dei treni dovrebbe sfiorare i 110 km/h. Il costruttore di questo coaster, ancora una volta questo è un rumore, non è confermato, ma dovrebbe essere Mack. Oltre a questo ci sarà spazio per una flat ride e, come ho detto prima, parte di questi 750 acri di terreno saranno anche dedicati a hotel e shopping, e infatti si sa già che l'hotel principale di Epic Universe sarà gigantesco, è la cosa più visibile da tutti i rendering che sono stati offerti per questo parco, e di fronte a questo sarà installata anche una fontana, anche questo di dimensioni epiche. E questo è quanto per ciò che sappiamo al momento su Epic Universe, che sarà appunto il terzo parco tematico Universal che aprirà ad Orlando nel 2025. Vorrei finire l'episodio con un po' di considerazioni. Prima di tutto pare che anche Universal abbia finalmente deciso di convertirsi al concetto di land in senso un po' più stretto. Infatti, a differenza dei parchi già esistenti, abbiamo visto come la tematizzazione non è più affidata alle singole attrazioni, come succede adesso nei parchi, ma si sposta un po' verso il modello Harry Potter, ovvero un tema unico declinato in diverse attrazioni ed esperienze. La seconda cosa che abbiamo già notato è che sarà un parco davvero enorme, ma che non punterà in modo particolare a thrill rides e esperienze per adulti, che invece era un po' la paura iniziale, dato anche il successo di coasters giganteschi che Universal ha costruito negli ultimi anni, come il Velocicoaster. I coaster infatti degni di nota in questo parco saranno 1, forse 2, e tutto il resto, almeno quello che è noto finora, pare più rivolto ad un pubblico generico, proprio come gli altri 2 parchi. Terza e ultima nota è che con l'apertura di questo nuovo megaparco nei prossimi anni, la scena dei parchi di divertimento di Orlando raggiungerà vette di altissimo livello. Dunque servirà ancora più tempo per visitare tutto e soprattutto ancora più planning. Infatti stiamo parlando praticamente di un nuovo resort staccato da tutto il resto, che verrà costruito appunto molto vicino a tutti gli altri resort. Sarà anche interessante vedere se questa nuova apertura riuscirà finalmente a scalfire la supremazia di Disney su quest'area, e anche quale sarà la risposta di Disney a questi competitors, che appunto stanno diventando sempre più importanti e chiaramente si prenderanno una fetta del pubblico e dei turisti di Orlando.
Spero che questo episodio vi abbia stusticato la voglia di saperne di più per questo grandissimo nuovo parco. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate su YouTube, Instagram, Twitter, dove volete. Fatemi sapere se Epic Universe è una cosa che vi interessa particolarmente e vorrete sentirne parlare di più nei prossimi anni. E nel frattempo noi ci sentiamo di nuovo nelle prossime settimane con ancora più news dai nostri parchi a tema preferiti. Buona giornata e a prestissimo!